Negli ultimi anni abbiamo visto l'intelligenza artificiale scrivere testi, creare immagini, generare video. Ma adesso siamo entrati in una nuova fase, forse quella più affascinante ma allo stesso tempo più delicata, quella delle voci artificiali. La voce è qualcosa di profondamente umano, non è solo un suono, è la parte più intima e riconoscibile di noi. È identità, è emozione, è presenza e oggi la tecnologia sta imparando non solo a riprodurla, ma anche a capirla e simularne l'intenzione e questo, come puoi immaginare, cambia tutto. Fino a pochi anni fa una voce sintetica si riconosceva subito, era fredda, piatta, monotona. Oggi invece siamo arrivati al punto in cui una voce generata dall'AI può farti dubitare di ciò che stai ascoltando. Può sembrare viva, può sembrare vera, può sembrare umana, non solo per la qualità del suono, ma per i dettagli, quindi le pause, i respiri, le microvariazioni di tono e anche la cadenza. Quelle imperfezioni che paradossalmente la rendono perfetta. Oggi esistono tantissime tecnologie come Eleven Labs, OpenAI Voice Engine, Play.ht, Descript Overdub, Resemble AI, non ti preoccupare, ti lascio tutto in descrizione, tutti i link. E ce ne sono tante altre che permettono di clonare una voce umana partendo da pochi secondi di audio. Ma la vera innovazione non è la clonazione in sé, anche se già questo è una cosa pazzesca, ma è la capacità di adattamento. Le nuove generazioni di modelli vocali capiscono il tono emotivo del testo. Se scrivi una frase triste, la pronunciano con un velo di malinconia. Se scrivi qualcosa di ironico, si sentirà quella sfumatura leggera, quasi un sorriso tra le parole. In pratica, le voci artificiali oggi non leggono più, interpretano. E questo è un punto di svolta pazzesco, perché fino a ieri la tecnologia era semplicemente un mezzo. Oggi è un co-narratore, un partner creativo capace di portare avanti la tua storia anche quando tu non parli. Pensa a chi crea podcast. Per anni il limite principale è stato il tempo. Registrare, montare, rifare una frase, sistemare una parola. Adesso puoi scrivere il tuo copione, generare la voce e ascoltare il risultato in pochi secondi. Puoi testare il ritmo, cambiare il tono, fare prove di struttura senza dover riaccendere il microfono. Ma non è solo una questione di velocità, è anche e forse soprattutto una questione di possibilità. Con le voci AI puoi dare vita a personaggi, raccontare dialoghi, creare podcast narrativi con più voci, anche se sei tu da solo. Puoi trasformare il tuo podcast in un prodotto multilingue, per esempio, mantenendo la tua voce, ma in inglese, spagnolo o giapponese. La voce viene tradotta e rigenerata, conservando il tuo timbro, la tua intonazione. Questo significa rompere ogni barriera linguistica. E per chi lavora nel marketing, nella formazione, nel turismo o in generale nella divulgazione, significa espandere il proprio pubblico senza limiti geografici. C'è poi un altro aspetto, l'accessibilità. Una voce artificiale può rendere un podcast più inclusivo, magari leggendo testi per persone ipovedenti, traducendo per chi non parla la tua lingua o adattando un tono per chi ha difficoltà uditive. In un certo senso, l'AI sta democratizzando la voce. E se ci spostiamo sul mondo dei video, le possibilità si moltiplicano addirittura perché il voice-over AI oggi è quasi indistinguibile da una registrazione professionale. Puoi creare video completi partendo da un testo, in pochi minuti scegliendo la voce, il ritmo e l'emozione. E non parliamo solo di canali automatizzati, parliamo di vari creator che usano le voci artificiali come strumento di supporto. Ti faccio un esempio concreto. Immagina di dover pubblicare un video in cui racconti una storia, ma la voce non è al massimo, hai mal di gola, sei in viaggio, non puoi registrare. Con la tua voce clonata puoi comunque completare il lavoro senza sacrificare la qualità. Oppure immagina di voler tradurre i tuoi contenuti per raggiungere un nuovo pubblico, ma senza snaturare il tuo stile. Oggi puoi pubblicare lo stesso video in più lingue con la tua voce originale. È come avere una versione internazionale di te stesso. E poi c'è la questione tempo. La voce generata riduce drasticamente la fase di registrazione e di correzione. Puoi scrivere, rigenerare, modificare una frase in pochi secondi invece di rifare una sessione intera di registrazione. E questo è un salto di efficienza enorme per chi crea contenuti ogni settimana. Sai cosa colpisce davvero in tutto questo? Il fatto che le voci artificiali stiano imparando a sbagliare bene, a sembrare umane proprio perché imperfette. Pause leggere, esitazioni, respiri. Una voce AI può persino imitare la vulnerabilità. E questo ci fa capire che non stiamo solo creando uno strumento nuovo, stiamo ridefinendo cosa significa comunicare. Ma attenzione, una voce può essere tecnicamente perfetta e allo stesso tempo vuota.
Perché una cosa è parlare bene, un'altra è dire qualcosa che arriva. E questo l'AI, per ora, per fortuna, non può farlo davvero. Può imitare l'emozione, ma non può provarla. Può pronunciare le parole, ma non conosce il peso che hanno dentro chi le dice. Per questo motivo credo che la differenza non sarà mai tra voce umana e voce artificiale, ma tra voce viva e voce vuota. E quella differenza non si sente con le orecchie, si sente col cuore. Nei prossimi anni vedremo voci AI ancora più integrate, assistenti virtuali che parleranno con la tua voce, podcast generati in tempo reale, doppiaggi automatici perfettamente sincronizzati e voci ibride metà umane e metà sintetiche. E la cosa più interessante è che questo futuro non sarà solo tecnologico, ma anche e forse soprattutto culturale. Cambierà il modo in cui percepiremo la voce, l'autenticità e la presenza. Forse arriverà un momento in cui non ci chiederemo più se una voce è reale, ma solo se ci emoziona. Ma proprio per questo serve responsabilità, perché la voce è identità ed è facile abusarne. Oggi clonare una voce è semplice, ma l'etica deve correre più veloce della tecnologia. Serve per questo trasparenza, serve consenso e serve consapevolezza. Io credo che l'intelligenza artificiale non stia sostituendo le voci umane, le sta moltiplicando. Ci permette di raggiungere più persone, di creare di più, di sperimentare di più. Ma la nostra voce, quella autentica, quella imperfetta, quella che nasce da un'emozione vera, resterà sempre, spero, insostituibile. Ecco perché se fai podcast o video, questo è il momento giusto per capire, esplorare e usare l'AI con coscienza. Non per farti rimpiazzare, ma per farti amplificare. Non per smettere di parlare, ma per far arrivare più lontano le tue parole. Perché la tecnologia cambia, le piattaforme cambiano, ma la voce, quella vera, rimane sempre il modo più potente per connettersi con gli altri. E tu che cosa ne pensi? Hai già usato questa voce generata dall'AI o questa cosa ti spaventa? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, noi ci vediamo prestissimo.